Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Devo dire che ieri ho provato a registrare un video, ma alla fine ho smesso perché mi vergognavo molto. Non parlavo bene, volevo spiegare alcune cose, volevo raccontarvi qualcosa e non ho parlato bene, quindi ho deciso di smettere. E oggi riproviamo. Volevo fare un video in italiano visto che è da un po' che faccio un video, ma ieri in realtà è stato bello perché ho pranzato con una ragazza che vive a Firenze, che è anche americana e vive in Italia da 6 o 7 anni, e quindi ieri è stata qui a Bologna e quindi mi ha scritto ieri mattina e mi ha chiesto se volevamo pranzare insieme. Mi è stato molto bello perché noi ci seguiamo su Instagram e TikTok. Siamo andati in un posto molto buono qui a Bologna, si chiama Osteria Brocchi Indosso. È molto bello perché puoi scegliere di assaggiare 2 primi o 3 primi, perché così non devi scegliere solo uno, puoi provare un po' di tutto. Noi abbiamo scelto le tagliatelle al ragù, poi anche la gramigna al salsiccia. Per iniziare abbiamo mangiato gli affettati, molto molto buono. In realtà di solito non mi piace molto la mortadella, lo so che qui a Bologna non dovrei dirlo, ma ieri quando ho provato la mortadella lì mi è piaciuta. Quindi forse piano piano mi piacerà la mortadella. È stato molto bello parlare con qualcuno che mi capisce, nel senso che anche lei è americana e vive qui da molti anni. È sempre bello conoscere nuove persone, ma soprattutto le persone che capiscono la vita qui in Italia e che può essere difficile trasferirsi qui dall'estero. Ho comprato questo preparato per i pancake proteici. Ho qualcosa di simile negli Stati Uniti e mi piace molto. Questo invece, ogni volta che provo a fare questi pancake non vengono mai bene. Devi aggiungere solo un po' di acqua, 100 ml di acqua con 50 grammi di questo preparato, poi diventa sempre, secondo me, troppo denso. Dentro non è ancora abbastanza cotto. Quindi a volte, quando finisco di cucinare questi pancake, a volte devo metterli dentro il microonde. Vediamo, forse oggi è il giorno. Devo dire che alla fine non sono bruttissimi. Vediamo se sono abbastanza cotti dentro. Sopra ho aggiunto questa crema pistacchio e poi anche alcuni mirtilli e lamponi. L'anno scorso ho iniziato a vendere i vestiti su Vinted e ho già venduto 3 o 4 cose, e quindi quando cambio i vestiti voglio vedere un po' se ci sono alcune cose che non voglio più. Non compro molti vestiti molto spesso, ma ogni stagione è divertente comprare alcune cose nuove. Quindi ho queste scatole con i vestiti. Vediamo, perché a volte dimentico cosa c'è. Il mio problema è che anche se ho alcune cose che non indosso mai, non voglio venderlo perché penso, ma forse quest'anno lo metterò. Invece no, come questo. Very, I don't know how to say, wrinkly. L'ho usato più quando ho lavorato in ufficio o quando ho dovuto fare le interviste. Sì, quando ho vissuto a Los Angeles, ma qui non lo uso mai. L'unica cosa è che devi fare, non mi ricordo come dire, lava secco. Cioè devi portare questo in un posto per lavarla e secondo me non puoi stirare questa perché è di silk, seta. Vediamo.
Adesso sono pronta per andare in palestra, anche se non ho molto voglia, ma è sempre così. Non voglio andarci e poi quando arrivo ascolto la musica, mi sento più motivata. E oggi faccio un allenamento per le gambe e di solito faccio questo, di solito solo una volta a settimana. Mi piacerebbe fare 2 volte, ma di solito questo per me, questo allenamento è molto difficile. Poi gli altri giorni faccio Pilates, perché ultimamente mi piace molto fare i Pilates, fare gli allenamenti più leggeri, anche se Pilates non è sempre facile. Ho scoperto che per me e il mio corpo questa routine funziona bene per me e per i miei obiettivi. Non voglio distruggermi ogni giorno in palestra, per me non ha senso. Mi piace questa routine di fare Pilates, 1 o 2 giorni di pesi, fare almeno 10.000 passi al giorno, perché voglio un fisico più tonico, ma non devo fare niente di troppo intenso. Voglio allenarmi in un modo che è più piacevole. Secondo me, se vuoi allenarti, dovresti muovere il tuo corpo in un modo che ti piace. Ok, basta, non voglio procrastinare di più perché adesso devo andare in palestra, altrimenti se vado troppo tardi diventa troppo affollata. Buondì, scusa, ma ieri ho dimenticato di vloggare di più perché dopo ho lavorato un po'. Oh, è uscito il sole. Perché dopo aver lavorato un po' mi sentivo molto stanca. Ho letto e poi ho fatto cena, è arrivato il mio ragazzo, quindi ho dimenticato di fare più video, ma almeno faccio un vlog anche oggi. Voglio sedermi sul divano, quindi c'è molto rumore fuori perché ci sono i lavori, è difficile concentrarmi sull'italiano. Stamattina pensavo di studiare un po' perché adesso sto facendo un corso di scrittura e ogni settimana ho un nuovo testo da scrivere. Poi sono molto contenta e non vedo l'ora per stasera perché vado in un negozio dove si può creare i gioielli e quindi stasera farò un anello. E questa donna che ha questo negozio mi ha invitato, possiamo fare un anello e poi facciamo un video per promuovere questo negozio, questa esperienza. E lei sembra molto brava, ovviamente fa questi gioielli che ho già visto che sono bellissimi. Adesso devo rigirare una parte di un video che ho fatto alcune settimane fa per una cliente perché vuole cambiare parte
di questo video e quindi non devo rifare tutto, ma solo una parte, e questo per me è un po' frustrante. Di solito non devo rifare i video. Se devo cambiare qualcosa, di solito devo solo cambiare le cose piccole, tipo la grafica sullo schermo, i sottotitoli, qualcosa così che è abbastanza facile. E volevo anche parlare un po' o aggiornarvi un po', perché questa estate devo tornare negli Stati Uniti. Volevo tornare a casa per un po' per l'estate, ma anche perché devo lasciare l'Italia perché il mio permesso di soggiorno scade in giugno. Quindi devo per forza andare via e poi quando torno voglio prendere un nuovo visto per Digital Nomads e perché il mio piano ha cambiato un po', perché alcune settimane fa l'Italia ha cambiato la regola per la cittadinanza di ius sanguinis, che se hai le radici italiane puoi chiedere la cittadinanza italiana, e l'Italia ha cambiato la regola e così non posso più prendere la cittadinanza. Quindi sì, è stata una sorpresa e un peccato perché volevo avere la cittadinanza, io mi sono trasferita qui perché volevo imparare la lingua, volevo vivere qui. E per me prendere la cittadinanza in questo modo era molto più speciale. Ci sono le persone che mi dicono: ah, ma puoi ancora avere la cittadinanza? Sì, ma dopo 10 anni di vivere qui. E so che dopo un certo tempo posso chiedere la cittadinanza se vivo qui e se passo un esame, ma volevo prendere la cittadinanza per discendenza perché è più speciale, più sentimentale, perché ho le radici italiane e so che sono americana. Non sarò mai italiana, non dirò mai che sono italiana. L'America è fatta di immigrati e quindi molte persone hanno le radici di un altro paese. È bello connettersi a queste radici in un certo modo. Noi purtroppo non abbiamo questa connessione più, perché quando sono arrivati i nostri antenati volevano diventare americani, quindi hanno perso questa connessione ai loro paesi e al loro patrimonio. Scusa, questa era difficile, ho dovuto pensare molto di come spiegare questo, quindi scusami se ho parlato in un modo strano, lento. Sì, quindi purtroppo molti americani non parlano più la lingua, non hanno la stessa cultura, ma è bello imparare di dove vieni. Per me non posso più chiedere la cittadinanza perché i miei bisnonni erano gli ultimi italiani veri nella mia linea. L'Italia ha fatto una regola e hanno messo un limite e adesso puoi usare solo i genitori o nonni. Quindi finito. I'm excluded. Non so come dire. Sono molto delusa e anche io capisco perché l'Italia ha deciso di fare questo. Perché so che ci sono molte persone che abusano questa regola. Ci sono le persone che vogliono solo il passaporto e non intendono di vivere qui o imparare la lingua. Non è giusto. Ma per una persona come me, che ha fatto tutto questo e che ha vissuto qui per 3 anni, ha studiato italiano perché voglio vivere qui e voglio avere la cittadinanza, per me è molto frustrante, anche perché ho pagato molto, perché costa tanto, non è una cosa facile, è molto difficile per ottenere tutti i documenti. Raccolgo i documenti da 2 anni, è molto frustrante che ho fatto tutto questo lavoro per niente. E mi fa ridere perché io non posso più chiedere la cittadinanza, invece mia mamma sì, e i suoi nonni che sono venuti dall'Italia. Quindi lei può chiedere la cittadinanza, non parla italiano, non vuole vivere qui. Quindi per me, secondo me, l'Italia deve cambiare le regole.
Forse puoi fare una limite, perché capisco se le persone usano i trisnonni forse è un po' assurdo. Secondo me l'Italia dovrebbe concentrarsi su tipo le persone devono passare un esame di italiano e devono vivere qui per almeno 1 anno, 2 anni, non lo so. I requisiti così per me hanno più senso, perché così si può trovare le persone che sono serie, che vogliono vivere qui davvero, non vogliono solo il passaporto e poi ciao. Non voglio parlarne troppo perché altrimenti divento triste e arrabbiata. Invece per adesso devo cambiare il programma per stare qui perché io voglio continuare a vivere qui. Adesso ho la mia vita qui, ho gli amici, ho il mio ragazzo, ho la mia vita, tutto qui. Voglio trovare un modo per restare qui in Italia. Torno negli Stati Uniti, devo prendere un appuntamento a Los Angeles, al consolato d'Italia e prendere un nuovo visto, almeno essendo un digital nomad posso fare questo visto. Speriamo, perché ho sentito alcune storie delle persone che per loro non è andato bene questo appuntamento, quindi ho un po' paura. Può essere un po' difficile prendere un nuovo visto, anche perché il consolato a Los Angeles è il più severo, diciamo, quindi ho un po' paura, ma spero di prendere questo nuovo visto, così posso tornare in settembre. E questo visto dura 1 anno, ma puoi rinnovarlo ogni anno se hai ancora il lavoro e questi requisiti. Spero che tutto vada bene e posso vivere qui a Bologna per molto più tempo. Adesso devo rifare questo video e poi ci vediamo dopo. Ho finito di registrare il video, adesso devo inviarlo al cliente. Voglio pranzare, almeno già qualcosa per pranzo, perché ieri sera ho fatto questo macinato di tacchino, le verdure, riso con una salsa di soia e altre spezie. Riscaldo questo, poi devo fare un po' di lavoro, poi voglio andare in palestra. Oggi solo per camminare, per usare il tapis roulant. Non lo so perché in italiano si usa una parola francese per... Noi diciamo treadmill. Cerco di fare almeno 10.000 passi al giorno. Probabilmente non voglio fare una passeggiata fuori oggi perché il tempo non è molto bello. Vado in palestra, di solito guardo qualcosa, un video su YouTube o un episodio mentre cammino perché così il tempo passa più velocemente perché altrimenti è un po' noioso solo camminare e non guardare niente. Quindi vado in palestra e poi torno e voglio fare un video di Pilates e un video di 30 minuti per le braccia e gli addominali, upper body. Sono molto contenta perché mi sento molto produttiva oggi, perché anche quando ho registrato questo video ho registrato 3 nuovi video per TikTok, che ultimamente pubblico molti video su TikTok, cioè un video al giorno. Qui su YouTube non pubblico molto spesso.
Stasera era super divertente, ero lì con un'altra ragazza. Ho scelto di fare un anello dell'oro, ma potevi scegliere anche l'argento. Abbiamo tagliato l'anello e poi soldato. Per me è stato un po' difficile perché non faccio le cose così spesso, non lavoro con le mani, quindi ho avuto un po' di difficoltà. Carla ci ha guidate passo dopo passo, lei è davvero una persona accogliente e super preparata e è stato molto bello perché abbiamo chiacchierato, c'era un'atmosfera rilassata con gli aperitivo, snack e alla fine ho creato questo anello, è stata un'esperienza molto speciale. E Carla ha detto che forse in futuro potremo tornare per fare i braccialetti, che a me farebbe molto piacere.